Buongiorno, cambiamenti climatici e acqua, ciclo dell'acqua. Piove meno, ma quando piove, piove di più o piove più forte. Lunghi periodi di siccità, di carenza di pioggia, di caldo, in cui aumenta l'evaporazione, interrotti da piogge torrenziali e prolungate per più giorni nei mesi autunnali e invernali o sotto forma di violenti temporali nei mesi estivi. Sostanzialmente è un po' come se il ciclo dell'acqua fosse accelerato in questo processo di cambiamenti climatici dovuti alle attività umane. Ogni grado d'aumento fa sì che aumenta di circa il 7% dell'evaporazione dell'acqua nei suoli, nei bacini, eccetera, eccetera, perché l'atmosfera stessa contiene questo 7% di acqua in più. Pensate solo nell'accordo di Parigi sul clima, 2 gradi di aumento delle temperature globali fa sì che il contenuto di acqua in atmosfera diventa molto più grande. Ecco, se abbiamo un tetto o una terrazza, per semplificare il conto, di soli 10 metri quadrati, in un temporale molto intenso che è in grado di scaricare dai 50 ai 100 mm di pioggia, possiamo raccogliere dai 500 ai 1000 litri d'acqua. Perché? Perché un millimetro di pioggia, di precipitazione, corrisponde a 1 litro su metro quadrato. Quindi se cadono 50 mm in un'ora e abbiamo 10 metri quadrati, in quest'ora, da soli questi 10 metri quadrati di una piccola terrazza, di un piccolo balcone, possiamo raccogliere in contenitori, taniche, recipienti opportuni 500 litri d'acqua. Pensate quindi che opportunità raccogliendola e stoccandola per i periodi di carenza, così da aumentare la nostra resilienza alle lunghe siccità. E così, volendo seguire i consigli di Luca, abbiamo deciso di provare a costruire un sistema di raccolta fai da te nel modo più semplice possibile. Abbiamo perciò esplorato il mercato e individuato 4 sistemi di intercettazione e filtraggio che possono facilmente essere applicati ai pluviali delle nostre abitazioni. Al momento della realizzazione di questo video sono tutti facilmente reperibili online. Li abbiamo poi acquistati e testati per capirne le caratteristiche, arrivando alla fine a scegliere i 2 modelli che ci sentiamo di consigliare. Il primo è il Regensammler Speedy 70-100. È un sistema compatto e ben costruito, molto semplice da montare, basta infatti forare il pluviale con il trapano e l'apposita tazza a sega che viene fornita nel kit. Il sistema si ancora poi al foro in modo molto solido. È dotato di un filtro che può essere smontato e pulito facilmente e il prelievo di acqua può essere interrotto ruotando nella posizione. Tuttavia questo sistema non è la nostra prima scelta. Questo tipo di intercettazione tende a diventare inefficace se nel pluviale passano residui di foglie e altri materiali che possono essersi depositati sul tetto e nella grondaia. A quel punto è necessario infatti smontare il sistema e rimuovere in qualche modo il materiale accumulato all'interno del pluviale, operazione che può risultare difficile e noiosa. È per questo che per il nostro prototipo dimostrativo abbiamo invece scelto il sistema Beckman V2. È più costoso, di maggiori dimensioni e il montaggio è leggermente più complesso, ma ci sembra decisamente più efficace nella raccolta, facile da mantenere, meno sensibile all'accumulo di foglie e altro materiale indesiderato. Questi sono gli strumenti necessari per eseguire l'installazione e il collegamento ad un serbatoio di accumulo. È facile che siano già nella vostra cassetta degli attrezzi, salvo magari la punta conica, che permette di realizzare fori di vario diametro ed è comunque facilmente reperibile in ogni ferramenta. Per installarlo è necessario segare il pluviale.
fare in modo che il segmento superiore abbia anche un certo grado di mobilità. Deve potersi distanziare dal muro. Una volta installato, basta collegarlo ad un serbatoio di accumulo di nostra scelta. Ce ne sono di molti tipi e dimensioni in commercio. È importante però che non consenta il passaggio della luce per ridurre la proliferazione di alghe nel contenitore. Il serbatoio viene normalmente sollevato da terra per poter facilmente prelevare l'acqua con un innaffiatoio o avere una piccola pressione che consenta l'uso di un tubo per irrigazione, eccetera. Noi abbiamo scelto di usare blocchi di cemento che sono solidi ed economici. Ricordate che ogni litro di acqua pesa 1 chilogrammo. Il sostegno del serbatoio deve poter reggere saldamente grandi carichi ed essere perfettamente in bolla. Il prelievo viene effettuato grazie all'installazione di un semplice rubinetto che si può avvitare direttamente nella parete del contenitore, aiutando la tenuta con un po' di Teflon. È importante calcolare il corretto posizionamento del serbatoio e del raccordo che dovremo installare su di esso. I livelli corretti permettono al sistema di funzionare anche come scarico nel pluviale in caso il serbatoio si riempisse completamente. La confezione riporta utili indicazioni per il corretto montaggio. Per il collegamento il kit fornisce uno spezzone di tubo e relativi raccordi, ma noi abbiamo preferito sostituirli con un tubo e raccordi di sezione superiore per minimizzare eventuali fenomeni di rigurgito durante i temporali intensi che ormai caratterizzano i regimi di pioggia prodotti dal riscaldamento globale. Per accoppiare facilmente il tubo al raccordo del sistema di intercettazione basta scaldarne l'estremità. Se non avete una pistola termica, basta l'immersione del tubo in un recipiente di acqua bollente per ottenere lo stesso effetto. Grazie al suo design, il sistema può essere predisposto per l'intercettazione dell'acqua o essere completamente bypassato. Il suo sistema di filtraggio dei detriti è piuttosto efficace. Il filtro si può smontare e pulire agevolmente. Inoltre le dimensioni consentono, se necessario, di pulire anche l'interno del tubo del pluviale. Non ci resta che augurarvi buon lavoro.